Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le previsioni per l'autunno 2022 in generale e andremo anche a dare uno sguardo a quello che è la situazione affettiva piuttosto che lavorativa. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Grazie. La morte. È già uscito da un sacco di segni. Devo dire che si prospetta un periodo di grandi trasformazioni e cambiamenti per molti. La carta della morte è una carta di chiusura cicli e inizio in nuovi cicli. È una carta che quando arriva, arriva per tagliare qualche cosa che non serve più. Può essere un'attitudine, può essere un lavoro, può essere un vizio, quello che a voi non serve più per la vostra evoluzione. Sono momenti impegnativi, quando c'è la morte di solito, però sono sempre per il nostro bene superiore, insomma. Andiamo a vedere un koan. I koan sono delle tavole di legno incise, con delle frasi incise. E sono tavole che il maestro buddista dà ai suoi discepoli quando loro vanno da lui e hanno qualche tipo di domanda, diciamo di tipo filosofico. Lui consegna loro queste tavole zen sulle quali poi loro faranno la loro meditazione. Adesso vediamo qual è il vostro messaggio. Il saggio non si affanna per arrivare. Ok, quindi qui si tratta di rispettare determinati tempi, che possono essere tempi interni, visto che comunque abbiamo la morte, qui si tratta di una trasmutazione di qualche cosa, c'è una trasformazione, oppure si potrebbe trattare anche di tempi esterni, magari siete vincolati ad aspettare fogli, carte o tempi tecnici che non dipendono da voi, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, quindi sono fatte per un collettivo e potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che serve e il resto lasciatelo semplicemente andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, cominciamo con un diavolo e con un 2 di spade, ragazzi, e la carta dell'imperatrice. Il diavolo ci parla di qualche tipo di condizionamento, ok? C'è qualche tipo di pensiero, probabilmente, o di situazione dentro la quale vi sentite un po' incastrati, vi sentite un po', se vogliamo, anche schiavi, perché comunque il diavolo parla di qualche schiavitù che comunque è sempre volontaria e siamo noi che stiamo dentro questa schiavitù, però comunque è una schiavitù. E potrebbe parlare appunto, come vi dicevo, di condizionamenti mentali e visto che abbiamo anche un 2 di spade, sento che per molte persone è così, si tratta di non avere una sorta di lucidità. Abbiamo però poi anche l'imperatrice, quindi qui si può trattare o dell'influenza di una madre o se siete donne, ma anche padri, della vostra capacità di essere madri di voi stessi o di voi stesse. Ehm, l'imperatrice è sempre un'energia che parla di creazione, ok? Guardate, mi casca l'occhio su questa carta, il saggio non si affanna per arrivare e giustamente in questa carta l'imperatrice è rappresentata come una donna in gravidanza e per portare a termine la formazione del bebè ci vogliono comunque 9 mesi, ci vuole il suo tempo per ogni cosa e nel caso voi stiate passando in questa fase di morte, quindi di chiusura ciclo, per rinascere ci vuole il suo tempo di metabolizzazione, ci vuole il suo tempo di lutto, secondo me. Ok, andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo la carta dell'eremita al contrario, abbiamo un 9 di bastoni al contrario, gli amanti al contrario e un 9 di pentacoli. Allora, io qui sento che guardate, avere l'eremita al contrario con il 9 di bastoni al contrario, ho come la sensazione che qui ci sia qualcuno che
in qualche modo si stia isolando perché pensa che così si protegge. Il fatto di stare zitti, di non dire mai niente, di sedersi in un angolo, mi viene da dire, perché in realtà quando la carta dell'eremita è al contrario, perché un reale lavoro di introspezione non c'è, però sì c'è la sensazione di isolamento, ok? E qui comunque abbiamo un 9 di bastoni, io qui sento che c'è qualcuno che può anche essere che ci si sia un po' arresi a una certa dinamica, a una certa realtà, mi parla un po' di scarsità di energie, scarsità di entusiasmo e comunque abbiamo anche la carta degli innamorati al contrario, c'è una sorta di disequilibrio. Qui si potrebbe trattare proprio di una coppia, di una relazione che magari è già esistente, ma che non è del tutto equilibrata, perché appunto la carta degli amanti è il contrario. Nonostante poi comunque ci sia il 9 di pentacoli, quindi il 9 di pentacoli è una carta che parla di una sorta di appagamento da un punto di vista materiale. Può anche essere che nella relazione che stiate vivendo a livello concreto magari ci sia un certo tipo di scambio, però nel profondo voi non vi sentiate un tutt'uno con l'altra persona. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 4 di spade, un 7 di coppe e un 9 di coppe al contrario. Io sento che questa carta del diavolo in qualche modo vi condiziona un po' tutti i settori della vostra vita. Può essere una dipendenza sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista emotivo o mentale, appunto, se si trattasse di qualche situazione di abuso psicologico, perché comunque qui avete un 2 di spade, quindi è un momento in cui non riuscirete ad avere chiaro probabilmente quello che volete creare, quali potrebbero essere i vostri progetti e la vostra volontà, proprio perché siete condizionati. Sento che molte persone si sentono da sole o si sentiranno da sole in tutto questo processo e questo percorso. Ci sarà una sorta di, come vi posso dire, scarsità di energie, quindi magari potrebbe essere utile per qualcuno prendere anche degli integratori o qualche cosa per lo stile, insomma. E qui si tratta, ragazzi, di andare a lavorare verso quello che è il vostro amor proprio e sento verso la vostra indipendenza a livello di coppia proprio. Cioè, anche se avete una relazione che magari non è proprio del tutto in equilibrio, ma alla fine gli alti e bassi ci sono un po' dappertutto, però sviluppare la vostra indipendenza all'interno della relazione, mi verrebbe da dire. Ehm, diciamo che con questo 4 di spade sento che siete in una fase dove vi state occupando di voi stessi. Giustamente vi dicevo qui che siete un po' scarichi, che siete senza forze. Questo 4 di spade arriva per ricordarvi che c'è bisogno di prendervi un tempo di riposo. Per qualcuno si tratta proprio di andare in una clinica, magari a disintossicarsi se si tratta di qualche dipendenza, a riequilibrare la dieta, ipotesi se avete una dipendenza dal cibo, però il 4 di spade è proprio quella clinica che vi aiuta a ritrovare a ritrovare voi stessi, a ritrovare il vostro vero sé. È quella clinica anche magari se avete avuto, non so, la riabilitazione fisica, ipotesi, anche quello può essere inteso come una clinica da 4 di spade, oppure una di quei centri spirituali. Quindi magari c'è qualcuno che ha bisogno di fare un corso, una terapia di gruppo o cose di questo genere. Ehm, vi dico, in questo momento, anche per la situazione lavorativa, non vedo grossi movimenti. Potrebbero aprirsi delle possibilità, ma finché non recuperate a pieno le vostre forze diventa difficile prendere una di queste possibilità, anche perché avendo questo 9 di pentacoli al contrario, scusate, coppe al contrario, sento che nonostante possiate vedere o intravedere determinate ehm, vie risolutive, non sono a pieno quello che vi potrebbero portare la soddisfazione, ok? Se state cercando un lavoro, le possibilità ci sono, potrebbero anche essere con un discreto compenso economico, vi dirò, però niente,
Niente di così duraturo o niente che vi possa cambiare, diciamo, la vita in questo periodo, ok? Qui si tratta prima di lavorare su questo diavolo, su questa dipendenza. Datemi un'altra carta per il diavolo. Quante? Asso di denari, la forza, la temperanza, il carro e il 2 di bastoni al contrario. Sì, quindi qui ragazzi si tratta di prendere voi una decisione. Qui abbiamo una carta di decisione, una carta di equilibrio, una carta di movimento, una carta di indecisione al contrario. Quindi qui il punto è fare un'azione di tipo concreto. Siete voi che dovete dare il là, rompere questa catena con il diavolo. In questo mazzo è molto bella la rappresentazione del diavolo perché fa vedere una persona che tiene i fili di qualcun altro. È proprio un po' la manipolazione, il condizionamento che voi state subendo. Fate attenzione perché il diavolo è l'ego, quindi non è detto che ci sia qualcun altro che vi stia manipolando, perché può anche essere che l'ego in voi sia talmente forte che non vi rendiate conto che vi state facendo manipolare proprio dall'ego. Quindi qui cercate di fare questo tipo di azione diretta al vostro equilibrio psicofisico, ok? Se si tratta di un viaggio, fatevi questo viaggio, non ci pensate su troppo. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro hanno da dirvi. Adesso come sempre io ho una marea di carte e poi non si vedono tutte. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altri messaggi ci sono. Si va verso la creazione. Io sento che voi vorreste espandervi, ma c'è qualche cosa che ha a che fare con una vostra ferita d'abbandono, secondo me, del passato, che dovete trasformare, dovete cambiare tipo di attitudine, ok? Perché qui il ruolo è, ma io sono in questa situazione, non riesco a... il saggio non si affanna per arrivare. Qui c'è qualcuno che vorrebbe vedere già il cambio fatto, già la soluzione fatta, già il risultato. Invece ricordatevi che è tutto un processo, che le cose succedono poco per volta, ok? E anche questo tipo di dipendenza, questo tipo di schiavitù o di manipolazione o quello che è per voi il diavolo, per disintossicarsi appunto, ci vuole il suo tempo per ritrovare l'equilibrio. Calcolate che avete la carta della temperanza, che è una carta che vi parla di equilibrio tra la mente e il cuore. Quindi quando normalmente c'è qualche dipendenza è perché c'è una carenza dal punto di vista affettivo. Qui si tratta a livello energetico di sostenervi e nel percorso proprio, nel passaggio. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. Abbiamo le vite passate. Partecipazione e essere ordinari. Allora, qui ragazzi, le vite passate è la carta della luna. Potrebbe esserci qualche tipo di paura, e giustamente con il diavolo qui ci sta. Qualche tipo di paura che ritorna dal passato, qualche tipo di insicurezza mi verrebbe da dire, che è roba vecchia e sepolta, però quando c'è la carta della luna vengono sempre fuori queste situazioni, queste dinamiche vecchie che potrebbero ripetersi, no? Abbiamo anche la carta di partecipazione e qui abbiamo la carta dell'eremita al contrario. Quello che sento è che dovete iniziare ad andare avanti voi stessi per la vostra strada senza farvi condizionare dagli altri o dall'ego, ok? Senza cercare sempre quello che è non identificatevi col risultato. Cioè, voi cercate sempre di fare del vostro meglio quando fate qualcosa, e siate contenti di quello che avete fatto, per come lo avete fatto, indipendentemente dal tipo di risultato che otterrete. Mm? Perché molte volte si ottengono i risultati nettamente inferiori allo sforzo che noi mettiamo per una questione di credenze limitanti che noi abbiamo in noi. Però il punto è non essere attaccati appunto al risultato. Vivetevi il processo, il passaggio, vivetevi giorno per giorno. È un po' come se mi venisse, cioè non lo so, sento questa cosa del fatevi compagnia, vogliatevi, non so come si dice, cercate di volervi bene, di parlarvi bene. Andiamo a vedere come andiamo avanti. Abbiamo, quante, la carta della repressione,
la carta della totalità e qua sotto abbiamo lasciarsi andare, la mente, la miseria e rallentare. Interessante. Allora, la repressione parla di qualche energia molto pesante che in qualche modo schiaccia e guardate, c'è il diavolo qui, quindi possiamo capire di che tipo di repressione si parla. Sono pensieri fondamentalmente, responsabilità, corde che si sentono addosso, che probabilmente rendono un po' troppo faticoso questo passaggio di morte di qualche cosa e rinascita, ok? Ehm, Molte volte sono le aspettative degli altri questo, ok? Quindi per qualcuno magari questo diavolo rappresenta qualcun altro che tende a condizionare parecchio. Quello che diciamo dovrebbe o potrebbe tirarvi sul morale è che dovete sempre tenere presente che voi fate parte di un tutto, fate parte di un uno, di un universo uno, di una coscienza collettiva, che ognuno di noi, insomma, ha uno scopo specifico nella propria vita, anche se magari a voi non è chiaro, però ognuno di noi nasce con uno scopo ben specifico nella vita, che può essere, vi faccio un esempio, io ho avuto una scuola di danza per tanti anni e quindi ho sentito che in quel periodo della mia vita il mio scopo con i bambini e le bambine che venivano era di infondergli sicurezza, di insegnargli che cosa volesse dire impuntarsi su un obiettivo ed essere ostinati nel continuare ad esercitarsi fino a quando non si raggiungeva l'obiettivo. E ci sono poi dei bambini che io ho rivisto dopo qualche anno e i genitori me lo dicevano che comunque avevano intrapreso questa sorta di forza di volontà. E ho sentito che in quel senso io ho dato il mio apporto. Magari per me in quel momento lì era una cosa di cui io non ero consapevole, quindi non mi rendevo conto, e invece poi nel tempo ho scoperto che ho messo il mio piccolo seme con quei bambini, insomma. La parte finale della lettura è lasciarsi andare la mente, la miseria e rallentare. Qui ragazzi ve lo dice proprio la lettura del lasciar andare la mente e l'attaccamento. E rallentate, cioè il saggio non si affanna per arrivare. Quindi vi dicono prendetevi il giusto tempo per metabolizzare tutto questo momento di morte e tutto questo come vi posso dire, per ripulire questo condizionamento che vi porta il diavolo. Andiamo a vedere un'ultima carta da parte delle fatine. Andiamo a vedere che cosa vi vogliono dire. Wow, 3 messaggi. Celebrazione. Qua vi dicono che è tempo di tenersi pronti per festeggiare, perché a quanto pare c'è un invito che sta per arrivare. Ho fatto anche la rima. Ok, poi abbiamo saggezza. E questa carta vi ricorda che avete comunque acquisito un certo tipo di saggezza nel corso degli anni e di fare affidamento a tutta questa saggezza in questo periodo di sfida, di pulizia, mi verrebbe da dire. E poi abbiamo intenzioni pure. Quindi qui questa fata vi dice di manifestare i vostri desideri con intenzioni pure, che siano per il più alto bene di tutti. Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!